Chissà se Molle Baule fa i prodotti anche per l'Opel Corsa, ma funzioneranno, non lo so, vediamo. Guarda caso funzionano. Perché? Perché Molle Baule, come sempre ricordo, è stata la prima e unica azienda al mondo a brevettare e progettare i prodotti per l'apertura automatica dei bauli da installare nei vostri pistoncini originali. Non serve cambiare il pistoncino se è funzionante. Quindi basta applicare il prodotto corretto, che non è industriale, non lo trovate in commercio, lo produciamo solo noi in esclusiva. Bene, buongiorno a tutti, sono Thomas di Molle Baule. Oggi qui ho finalmente una Opel Corsa, l'ultimo modello. Se vedete questo video vuol dire che abbiamo già concluso i collaudi, i test vari che facciamo nei vari mesi e risulta tutto perfettamente funzionante. Vado però a fare un riepilogo generale di quelle che sono i vari step, quindi le verifiche prima di fare l'acquisto del prodotto. Sgancio la serratura e do uno slancio come questo per simulare la spinta del nostro prodotto di Molle Baule. Come avete visto, qui i pistoni sono fluidi e funzionanti e il baule si è aperto agevolmente. Se invece il baule si bloccava a metà, probabilmente o i pistoni sono usurati oppure siete in un periodo talmente freddo che i pistoni purtroppo si bloccano proprio perché l'olio e i gas all'interno non riescono a spingere, ma sarà solo un problema temporaneo dovuto al freddo. Ora, come sempre, vi faccio vedere due alternative di montaggio, una che è quella più semplice se avete una morsa tipo questa, la morsa da banco, anche chiaramente nel vostro banco, usate poi un pezzo di gomma spessa oppure tanta stoffa in modo da non strisciare lo stelo che verrà agganciato qui, oppure le classiche due pinze e del nastro isolante nero o di vari colori, non ha importanza. Mettiamo sempre i guanti per la massima sicurezza, anche se appunto il lavoro è talmente semplice che si può fare veramente in pochi minuti. Se non avete qualcuno che vi aiuta, utilizziamo la classica scopa. La mettiamo all'interno del baule e servirà per sorreggere il baule appena andremo a togliere il pistone. Con il cacciavite a taglio andiamo ad allentare la graffetta. Attenzione, allentare e non togliere. Basta allentare leggermente, mettete una mano davanti per sicurezza perché se perdete la graffetta poi è un problema e il pistone si toglie, ok? Riposizioniamo la graffetta e facciamo la stessa operazione nella graffetta inferiore. Pistone tolto. Se utilizziamo la morsa, mettiamo della gomma o tanta stoffa qui per prendere il pistone, lo blocchiamo qui e andiamo a svitare poi la testina con la pinza. Se invece non avete la morsa ma dovete utilizzare le pinze, prendiamo del nastro isolante, facciamo tanti giri in questa zona lontana, con una pinza prendiamo qui, senza premere troppo, e con l'altra andiamo a svitare il nostro perno. Se fate con la morsa, prendete il pistone qui e poi andate a svitare appunto il perno. Ok? Prendiamo la nostra molla, la inseriamo spingendo dal gommino e avvitando con un po' di pazienza. Se non ci riuscite usate un goccio di olio, ma se girate piano piano e premete, guardate, basta far uscire la parte filettata e un paio di millimetri lo stelo così. Una volta inserita la molla andiamo a inserire le rondelline fornite e poi andiamo ad avvitare il perno. Andiamo a togliere il nastro che non serve più. Se vedete dei residui di colla del nastro isolante, andateli a togliere con un panno. Arrivati a questo punto installiamo di nuovo il pistone. Assicuratevi che sia ben agganciato. Tempo impiegato forse 2 minuti. Ora eseguiamo lo stesso procedimento anche per l'altro pistoncino.
velocizzo il video, ovviamente per questioni di comodità. Prodotti installati seguendo le istruzioni specifiche per questa vettura che vi saranno date sia nel cartaceo insieme al prodotto, che le trovate anche nella descrizione eBay dalla quale vendiamo i nostri prodotti. Adesso cosa dobbiamo fare prima di chiudere il baule? Lo abbassiamo, andiamo ad appoggiare la molle, piano piano la facciamo ammorbidire in questo modo qua. È già abbastanza morbida, quindi procedo a chiudere. Come si chiude il baule? Come sempre si dovrebbe fare. Si abbassa e dall'esterno si va a spingere per chiudere e contrastare la spinta delle molle. È molto semplice. Se lo apro dal pulsante della maniglia, lo lascio semplicemente aprire. Sperando di avervi dato un altro vantaggio per le vostre auto, vi auguro una buona serata e se avete bisogno di assistenza per il montaggio, chiamate l'assistenza nostra che vi risponde tramite eBay o tramite i vari canali social dove vi invito a seguire appunto le nostre pagine Instagram, Facebook e TikTok. Grazie a tutti e buona serata.